Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Luca e oggi andiamo a trattare un altro tema del nostro TCG preferito, ovvero One Piece. Innanzitutto vi voglio portare le mie scuse se sono stato lontano dal canale, ma purtroppo l'influenza mi ha tenuto lontano per ben 2 settimane. Sono stato KO, infatti si sente dalla voce che sono ancora un po' raffreddato, però adesso è il momento di tornare in sella e portarvi dei nuovi contenuti che ho pensato appositamente per queste vacanze di Natale. Innanzitutto vi voglio ringraziare per il sostegno che mi state dando e vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanellina delle notifiche e mettere un bel like se vi è piaciuto questo contenuto. Vi ricordo che sul mio canale Instagram c'è un bellissimo giveaway per queste vacanze di fine anno per celebrare i 150 follower della pagina Instagram, quindi accorrete anche lì perché, piccolo spoiler, accorrete anche lì perché un requisito del giveaway è essere iscritto al mio canale YouTube. Quindi vi aspetto numerosi così che potete avere la possibilità di vincere un bel premio. Oggi di cosa andiamo a parlare? Oggi andiamo a parlare del mercato di One Piece. Volevo fare un recap di fine anno con voi senza troppi numeri né troppi grafici, ma per avere un'idea, una panoramica generale di quello che sta succedendo nel mondo di One Piece. Come abbiamo visto, c'è stato un grandissimo hype nella seconda metà dell'anno, da settembre-ottobre. Molti investitori, molti scalpers si sono spostati dal mercato Pokémon al mercato di One Piece. Io direi anche giustamente perché i prezzi di One Piece erano molto bassi rispetto a Pokémon e Pokémon aveva un mercato un po' saturo, soprattutto per le tante uscite che c'erano. Io non sono un diciamo, amante di Pokémon, nel senso che li conosco, ma non ho mai approfondito l'argomento, quindi non ho troppa cognizione di causa. Ho semplicemente visto i prezzi come si stavano muovendo e ho notato che sicuramente qualcosa si stava muovendo. Ci terrei con voi a fare una piccola premessa, nel senso che sento parlare molto di investimento nelle carte. Per la definizione senso stretto di investimento, l'investimento in sé è una cosa che ci dà un ritorno economico. Quindi io mi sento, per la mia poca esperienza, di non vedere le carte come un investimento, perché l'investimento appunto ci deve dare un ritorno. Inoltre non abbiamo uno storico, non abbiamo un mercato, non abbiamo un grafico, cioè il mercato è fatto di persone, tra virgolette, comuni, quindi non imprenditori di grandi aziende, al netto che da quello che ho visto c'è anche la GameStop dietro, o che adesso si chiama GameLife, che sta comprando molto prodotto One Piece perché nei suoi negozi comunque c'è il cartonato, quindi quello potrebbe essere un istituzionale, quindi una grande catena che si sta mettendo dietro il gioco. Però di base il mercato secondario è fatto da persone normali che comprano e vendono le carte, quindi non c'è un mercato, non c'è uno storico, un pregresso che dice che il mercato in inverno si alza, d'estate si abbassa. Perché? Perché qual è il motivo per cui il mercato o comunque il prezzo di una carta sale? Perché tutti la comprano, quindi oggi la metto a 100, la comprano, domani la metto a 110, la comprano a 120 e a salire. Perché c'è tanta domanda e magari l'offerta comincia a essere erosa, quindi comincia a essere comprate le varie copie e il prezzo si alza. Quando dicono che i prezzi scenderanno, dico qual è il modo per far scendere il prezzo di una carta? O la gente se ne vuole liberare, quindi si libera dei pezzi e quindi comincia a mettere sempre più carte sul mercato, quindi aumenta l'offerta e cala la domanda. In questo caso
un calo di domanda non lo vedo nel breve periodo, quindi ci sarà sempre più gente che richiede, tanta gente che entra nel mondo di One Piece e disposta anche a pagare carte 400-500 euro. Mi viene in mente la boa di OP9, la Mosaico, siamo arrivati ai 400-450. Se la gente continua a comprare a prezzi sempre più alti, alla fine il prezzo si alzerà sempre e vedere una discesa di quel prezzo la vedo difficile perché logicamente chi ha la carta tende a tenersela perché o ce l'ha in collezione o perché magari non vuole ancora venderla, vuole aspettare che arrivi a determinati prezzi. Quindi di base è questo il funzionamento, quindi se c'è più domanda o c'è più offerta, il prezzo sale o scende. Per farvi un altro esempio, il Kuma di OP12 all'uscita stava a 25-30 euro, era arrivato pezzo, poi cosa è successo? Il giallo non si è più giocato, quindi il prezzo inevitabilmente è sceso, perché la gente ha cominciato a liberarsene e sono stati sboostati i box, anche perché OP12 comunque non è stato un granché di espansione, quindi la gente ha sbustato, magari ha detto beh tanto giallo non si gioca più, non avevamo ancora gli spoiler di OP14, quindi ha cominciato a immettere liquidità, quindi immettere copie sul mercato, il prezzo è arrivato a 17 euro. Quando poi dal Giappone è arrivata la lista di Boa, abbiamo visto tutti che Kuma andava giocato in 4 copie, quindi il prezzo è letteralmente schizzato. In più c'è tutta la fase collezionistica, quindi il prezzo è letteralmente schizzato. Lì l'occhio magari andava a dirti guarda forse è meglio comprare. Io personalmente ho comprato il mio playset con anche un'amica, abbiamo comprato 8 copie a circa 20 euro pezzo, proprio all'inizio della salita e adesso è arrivato a 32-35 euro. Quindi questo ci fa vedere come oltre al livello collezionistico anche la giocabilità della carta può influenzare il suo prezzo. È chiaro che adesso andare a prendere un playset costa sui 150-160 euro. Diventa abbastanza proibitivo perché praticamente paghi il mazzo quella cifra lì, poi bisogna vedere tutto il resto delle carte che ci metti dentro, però resta comunque meno abbordabile a un IMU, perché comunque magari in P14 IMU si giocherà ancora, no? Quindi preferisco montare IMU che con 20 euro, 30 euro, se proprio va male lo finisci. Questo per dire che le carte io le vedo come un hobby, una passione. Poi, chiaramente, se la mia collezione, la mia passione mi porta a comprare una carta come la Boa Mosaico a 50 euro appena uscita perché la volevo, perché la mia collezione riguarda solo quel tipo di personaggio, ritrovarmi adesso che ne vale 500, tanto meglio, perché se un giorno mi stufo o ho bisogno di vendere tutto, vendo a un prezzo molto maggiore e questo mi fa felice. Ma io non ho comprato quella carta per investire, cioè per dire ok, oggi la compro e la rivendo tra quanto, perché comunque quei 50 euro sono fermi su una carta da più di un anno, perché l'ho comprata a OP9, quindi più di un anno mi ha fatto un 10 per, ma quante carte fanno così? Le special sotto i 100-150 euro non vanno mai, quindi alla fine al massimo fai un per 2, un per 3. Questa è un po' l'ottica di quello che io vedo. Quindi, in ultima analisi, io compro le carte perché regalano un'emozione, perché regalano un ricordo, perché mi piace un personaggio, perché ho guardato la saga, ho guardato l'anime, quindi ci sono svariati motivi, ma sicuramente io non vedo le carte come un investimento, anche perché adesso andare a comprare certe carte, vedi le manga, vedi tante altre carte, stanno a prezzi davvero alti, quindi se uno ha tanti soldi lo può fare quello che vuole, uno con i propri soldi può fare sempre quello che vuole. Però secondo me non è una cosa al momento adatta all'investimento, ci sono tanti altri prodotti che sono molto più redditizi
e magari costano anche di meno. Banalmente ti dico, piuttosto compri le azioni della Bandai se proprio sei fan di One Piece o comunque di tutta l'area Bandai, ti compri le sue azioni che magari ti danno un ritorno anche piuttosto che comprarti le carte singole al netto che non le vuoi per collezione o per altro motivo personale. Ecco, quindi quello che, questo è come interpreto io il mercato. Logicamente, non dico ogni giorno, ma una volta in settimana controllo come sta andando un po' il mercato, quali carte sto monitorando, perché le monitoro per vedere se c'è un abbassamento o un rialzo di prezzo per capire quando è l'andamento per comprarle o meno. Per esempio, sto monitorando adesso il buggy di OP3 perché la mia fidanzata, il suo personaggio preferito è Buggy, quindi vado a monitorare quelle carte di Buggy e capire come si sta muovendo il prezzo, se si sta alzando o no. Adesso con l'uscita di OP14 ci sono le nuove boa da comprare e quindi anche lì dovrò monitorare soprattutto la Special, che è la carta più importante, che vediamo da che prezzo parte, sperando non sia troppo alto, perché appunto con tutto questo hype sicuramente le copie viaggeranno a una cifra, io credo, intorno ai 200-250 euro di partenza, credo. Se è meno va bene, se è di più staremo a vedere perché anche io per esempio ho un tetto massimo, cioè non spendo più di la carta che ho acquistato al prezzo più alto è stata la manga di Bo, ho speso 400 euro, quindi non più di 400-500 euro per una carta perché comunque stiamo parlando sempre di carta, di proprio mera carta fisica che con tutte le emozioni, con tutto quello che ti può dare, però alla fine sono sempre 500 euro di duro lavoro che vai a mettere all'interno di una carta, cioè ci costruisco tre mazzi con quella cifra lì. Ora, invece, vado a analizzare come mi sto muovendo io all'interno del mercato, che in parte ho già detto, nel senso che io ho la mia collezione di boa, quindi praticamente faccio tutte le boa in lingua inglese, tranne una purtroppo, questo lo devo dire, la leader di EB02 Dorato, non l'ho comprato all'epoca e non lo comprerò adesso che è svolato a 1500 euro, perché all'epoca comunque in regime di ristrettezza economica ho detto non compro una carta uguale al leader di OP7 solo con un po' di oro e non me ne sono neanche pentito perché dico alla fine è sempre la stessa carta con un po' di oro, quindi compro un altro leader a pochi centesimi, lo faccio colorare ed è uguale. No? Scherzi a parte, comunque questo è quello che penso. E tornando sul discorso di prima, andare a spendere 1500 euro adesso per quella carta lì a me sembra follia, poi se qualcuno lo vuole fare è liberissimo di farlo, ma per me al momento è follia. Per quanto riguarda invece il giocato, piccolo spoiler, farò un video ad hoc anche per fine anno per vedere come è andato il mio fine anno a livello agonistico, per vedere come è andato tutto i miei setup anche a livello di gameplay, che mi piacerebbe fare con voi un excursus su quelli che sono stati i miei tornei, anche il mio percorso a livello di giocatore, visto che io vengo dal mondo di Magic. Ci sono delle cose interessanti che andremo a vedere e lasciatemi un commento se vi fa piacere vedere questo tipo di format, così andiamo a vedere insieme come si sta evolvendo anche dal punto di vista appunto del gameplay. Per quanto riguarda invece l'anno, io comunque penso di provare a masterare un mazzo, nel senso che il prossimo anno mastererò un mazzo, cioè quello di Boa, penso, perché ho calcolato il numero di partite che faccio in real rispetto ai mazzi che ho montato e devo dire che ho montato troppi mazzi per le partite che faccio, perché di media faccio 3-4 partite a settimana per 3 mesi, vuol dire che non arrivo a fare neanche 50 partite per un mazzo, quindi ogni 3 mesi di solito il meta cambia, quindi si cambia il mazzo e dico devo spendere 150-200 euro. Adesso di OP13 ho montato IMU e Ace. Ace non l'ho mai usato, ho usato sempre IMU perché era quello che mi piaceva di più e ho
masterato, ho cercato di capire al meglio le linee di IMU. Quindi penso di poter provare a fare questo tipo di ragionamento, quindi in real montare su un mazzo e ogni espansione vedere come il mazzo si può adattare per resistere al meta e vedere se a livello local, io sto parlando di livello local perché se vai a un regional devi portare il mazzo secondo me meta, devi portare, non puoi portare un non meta. Però a livello local appunto cercare di capire se può essere una soluzione, anche perché questo fa sì che non hai la frenesia e la FOMO del recupero carte, perché logicamente appena uscito tutti vogliono le carte, vogliono montare i mazzi, ma mi sono accorto che molte volte un mazzo montato solo perché è meta magari non è il tuo stile di gioco, non è il tuo gameplay preferito, non è neanche il tuo personaggio preferito, perché dovessi montare, non so, un Law, un Doffy, non mi farebbero magari impazzire, mentre magari Boh, essendo il mio personaggio preferito, voglio cercare di provare di masterarlo. Quindi questo è un po' l'obiettivo per il 2026 e un altro piccolo spoiler, farò un altro video per appunto l'inizio dell'anno per vedere appunto come andiamo a affrontare il 2026. Detto ciò, vi voglio lasciare alcuni consigli, alcune cose che io ho notato, nel senso che per quanto riguarda il prodotto sigillato, ho visto che i set che hanno maggiore appetibilità sono PRB e B e il quarto set dell'anno, cioè quindi il primo set della nuova stagione. In questo caso parliamo P1, P5, P9 o P13, arriverà o P17 che di solito l'effetto si chiama effetto onda, quindi il primo set parte a bomba, poi dopo l'onda cala e ritorna poi in hype verso il nuovo anniversary. In più dovremo vedere un'altra considerazione da fare è l'anime adesso si va in pausa, finito Elbaf se non erro, poi ci sarà meno pagine, quindi meno anche anime che usciranno, uscirà molti di meno, quindi bisogna vedere se l'hype reggerà, quindi se il TCG va avanti lo stesso nonostante ci sia meno storia, meno cronistoria da guardare e a livello invece di carte sto monitorando soprattutto quelle che sono le special di set in particolare, soprattutto in relazione alla salita o meno del box stesso. Stavo guardando, ho visto che OP11 il box sta a 200 euro, non capisco perché, ci sono dentro, non ci sono queste grandi carte, mentre OP10 e OP12 stanno sui 190, 80, 100, insomma ecco un prezzo ancora non è scoppiato, ecco, quindi per me un set che secondo me ha un valore anche potrebbe essere OP12, qualcosina, perché la manga di Bonnie, comunque Skuma Sec, si è alzato molto. Chiaro, P13 con tutte quelle manga e tutto quel ben di Dio che c'è dentro, il Demon Pack, quello è esploso, anche perché appunto Game Life ha comprato tanti case. Un altro consiglio che vi voglio dare è affidatevi comunque sempre a professionisti, nel senso che purtroppo ho avuto qualche esperienza con persone alle prime armi nelle vendite, quindi pacchi persi, carte danneggiate. E, cerchiamo di, secondo me, valorizzare quello che è un po' il lavoro professionale di gente che tratta queste carte per lavoro. Perché ultimamente tutti questi privati che si mettono a fare i cosiddetti cartari, quindi comprano e rivendono, secondo me andrebbero un po' ridimensionati perché costringe i negozi a fare un po' gli strozzini, nel senso che un negozio che ti fa un ritiro al 50-60% lo posso anche capire, perché il margine loro di guadagno si assottiglia sempre di meno, si assottiglia
il loro margine di guadagno comincia ad assottigliarsi sempre di più se devono alzare il prezzo di ritiro per poter avere il materiale, perché privati che ritirano l'80-85%, cosa ci guadagni? Il 15%, il 10% devi togliere spese di spedizione, quindi non ha senso, perché questa moda dei privati di fare compravendita sinceramente ha un po' stancato, perché poi dopo il privato non è professionale, quindi spedisce quando vuole lui, ha i suoi tempi, non ti risponde perché logicamente lavora, avrà un lavoro dipendente. Quindi se ci sono i professionisti e vengono meno tutti questi privati, probabilmente anche il negozio potrebbe ritirare il suo normale 70%, che è la cosa giusta, ha il suo 30% di margine, perché comunque un negozio deve mantenere tasse, partite IVA e tutto quello che gli viene per di dietro. E secondo me anche il negozio avrebbe molte più carte, perché una marea di soldi viene anche spesa in spese di spedizione, e poste 1 che vengono perse, gente che ancora compra con posta 4, io ripeto, non lo faccio, io voglio sempre l'assicurazione, quindi la certificazione. Già le poste sono un problema, perché sono un problema. Io ho una posta assicurata che è in viaggio da un mese e mi arriva dal centro Italia, vuol dire un mese per un'assicurata che è una raccomandata poi alla fine. Quindi già le poste sono un problema. Un consiglio o un monito è quello appunto di cercare di ampliare anche la community ed avere più scambio tra mani, quindi scambio a mano, che sia al negozio, che sia anche tra amici, che sia tra la community, che sia magari il negoziante stesso che fa da tramite, insomma, quindi cerchiamo di scambiare di più, perché il buon caro, buon vecchio baratto secondo me è la cosa migliore, anche perché molte volte io vedo che mi trovo a fare io da tramite, nonostante io sia una persona che nella community comune, molte volte mi viene in mente un amico mi chiede: hai la carta X? Io mi ricordo che ce l'aveva un altro amico e dico: guarda, ce l'ha lui, vi sentite, e quindi questo genera anche community e magari delle amicizie o comunque delle persone, sai, dice che una persona ha venduto una carta a una persona che la voleva, si crea una specie di servizio. Io non chiedo niente per farlo, a me non interessa, è il costo di un vecchio SMS praticamente. Quindi quello che mi sento di dire è appunto cerchiamo di tornare più tra persone e meno online, nonostante anch'io vendo quello che sbusto e quello che trovo, cioè io non mi metto a fare il cartaro, però quello che sbusto, quello che trovo, le mie vecchie collezioni, quello che ho accumulato nel tempo, l'ho buttato su CarMarket e su CarTrader, però io comunque ho un'esperienza di un anno presso un negozio, quindi so cosa vuol dire fare una spedizione, so comunque come l'imballaggio, cerco sempre di aiutare, foto e tutto quanto. Mi sono trovato con delle persone che banalmente paghi una posta 1 e ti spediscono una lettera da 50 centesimi. Dico, ma un po' di accortezza almeno nel leggere l'ordine, insomma, diciamo che ci vuole un po' più di accortezza, ci vorrebbe secondo me un po' meno privati e un po' più professionali, così che il professionale potrebbe anche magari fare un ritiro un po' più alto, perché sa che se può vendere a un prezzo professionale può vendere un po' di più. Poi magari è semplicemente un'utopia e andiamo avanti con il nostro mercato secondario. Quindi, in conclusione, arrivati alla fine di questo video, vi ringrazio se siete arrivati qui, mettete un bel like se vi è piaciuto questo contenuto. Per concludere, per concludere, comprate le carte per piacere e non per FOMO, perché sta salendo tutto, perché comunque il mercato è schizzato, quindi anch'io devo comprare per poi rivendere, comprare per poi rivendere, quindi siate un po' più piacevoli con voi stessi e cercate di comprare al meglio e secondo i vostri gusti personali, secondo il vostro piacere personale, magari potete fare anche un bel regalo, questo se avete qualche amico o qualcosa. Imparate magari anche a riconoscere i movimenti, se sono movimenti di spike, movimenti di manipolazione, quindi controllate le copie, perché magari se viene manipolato magari la settimana dopo il prezzo torna comunque giù, controllate anche gli stock market, se ce ne sono tanti o meno,
state attenti comunque alla differenza sempre tra Italia e estero, certe volte dall'estero conviene anche comprare, perché se riuscite ad accumulare la spedizione, magari dall'estero qualcosa conviene, soprattutto dai professionali, che ho visto, io ho comprato bene anche dall'estero. E giocate con piacere, fate la vostra personale ricerca, il vostro personale viaggio verso questo One Piece, vedremo cosa sarà. Personalmente io sono arrivato all'arco di Dressrosa, l'ho finito, quindi abbiamo sconfitto Doflamingo, ora siamo a Zoo e ci dirigeremo, penso, Whole Cake adesso. Infatti, piccolo recap, il giveaway a tema appunto Dressrosa, così ho cercato un po' di agganciarmi a dove ero arrivato anche con l'anime. Io vi ringrazio, vi auguro un felice anno nuovo, visto che adesso a breve ci siamo, quindi buttate via qualcosa dell'anno vecchio e abbracciate qualcosa dell'anno nuovo. Io vi ringrazio per essere stato con me, in mia compagnia, spero di avervi portato qualcosa. Vi ricordo di seguirmi, mettete un bel like, c'è il giveaway su Instagram, che dirvi? Tanti auguri, fate i bravi e un buon e felice 2026. Ciao ciao!